Buongiorno amici, bentornati di nuovo sul canale. Wow, sta diventando sempre più freddo, un bellissimo autunno. Mi raccomando ragazzi, continuate così, è bellissimo, stiamo facendo una bella community. Ho visto che tanta gente si è iscritta, ho visto che tanta gente ha degli argomenti e quindi vado avanti con questo format in maniera tale da comunicare più cose possibili sia per gli esperti, ma anche per la gente che magari entra in questo mondo e-bike. Scusate la mia pronuncia, non è e-bike ma e-bike, se vuoi essere un po' inglese. Bene, questo video allora per parlare di batteria nella nostra e-bike. Via! Dunque, qual è il problema più grave che abbiamo quando andiamo a comprare l'e-bike? È che non sappiamo quanti chilometri possiamo raggiungere. E allora cosa succede? Succede che ci rintaniamo nei video di YouTube. È un errore, ragazzi. Vi dico che è un errore, sapete perché? Perché ci sono tantissimi fattori che vanno a interferire appunto sul quantitativo di chilometri o dislivello che ognuno di noi può fare. La batteria è influenzata soprattutto dal discorso peso, quindi che voi andate in estate con la magliettina leggera o che andate sempre in estate con uno zaino pesante, la batteria ne risente, è chiaro, no? Io d'estate sono 90 kg, d'inverno divento 100 kg perché mangio come un bufalo, ne risente le prestazioni della vostra e-bike. Io vado d'estate fuori col caldo, d'inverno vado fuori con il freddo, batteria ne risente. Io sono molto allenato e faccio tutto in eco. Io sono così, non sono molto allenato, anzi, allora mi alterno un po' l'eco, il tour e il turbo e la batteria ne risente. Uno degli errori più brutti che si possono vedere: siete fermi, davanti a voi c'è la salita, sono in eco, sbatto in turbo e partenza. Sicuramente la batteria si scaricherà in fretta. Volete raggiungere la vetta? Che sia su asfalto, su sterrato? Prima si usa il cambio e poi, se non ce la fate, utilizzate i supporti e andrete là sopra risparmiando un bel po' di batteria. Altro punto critico a parità di giro: lo faccio d'estate il giro? Lo faccio d'inverno? D'estate avete un terreno secco, d'inverno avete un terreno fangoso e magari tipo adesso con tante foglie, i rami, quindi richiedete un altro stile di guida. La batteria si consumerà più in fretta d'inverno, oppure sì, col terreno comunque più pesante rispetto che d'estate con un terreno secco. Guardiamo il dislivello, facciamo del dislivello a fine del giro, percorsi diversi, a fine del giro dislivello valori uguali, però un conto è fare un dislivello con delle pendenze ripidi o delle pendenze più leggere, però magari una percorrenza più lunga. Esatto. Se voi richiedete tanto aiuto al vostro motore, chiaramente la batteria si scaricherà, è normale. È per questo che secondo me, per quanto voi possiate essere alquanto concentrati su come avete programmato il vostro giro, diventa realmente difficile essere sicuri al 100% di riuscirlo a completare a seconda della stagione, a seconda della vostra forma fisica, a seconda del vostro peso. Quindi è per quello che io vi consiglio sempre: sì, ok, batteria grande, più peso nella bicicletta, però secondo me conviene sempre lasciare quella percentuale che vi mette in sicurezza, che vi dà la tranquillità, tra virgolette, di arrivare a casa. Quindi soprattutto d'inverno non andiamo a riscoprire dei giri come quelli che abbiamo fatto d'estate, che magari siete arrivati a casa con un 5% di batteria, un 10% di batteria, oppure con un attacco di batteria, perché probabilmente ci sono delle altre condizioni e queste condizioni andranno sicuramente a influenzare la quantità residua di batteria, appunto. Un altro aspetto che è meglio analizzare sono anche le gomme, i pneumatici. Pressione,
perché la pressione naturalmente più sgonfia, hai più grip e quindi la batteria scende più velocemente. Sì, magari mi dite sono piccole percentuali, però tutte queste percentuali sommate l'una con l'altra fanno sì che per me è meglio avere una batteria più grande. Poi ognuno di voi chiaramente ha le sue idee, ognuno ha le sue scelte, ha un altro budget, perché chiaramente la batteria più grande te la fanno pagare di più, però è giusto che voi lo sappiate, è giusto che sappiate che è veramente difficile affidarsi ai video di YouTube, è difficile pensare come ognuno di noi ha settato anche queste assistenze, perché ci sono le possibilità con le app di appunto modificare l'assistenza in eco, l'assistenza in tour, l'assistenza in turbo. Ecco, ognuno di noi le setta come vuole, magari per ogni giro le setta diversamente. Sono aspetti che per quello non vi affidate troppo a quello che vedete, ma sì, vi dovete fidare di voi stessi alla fine. Oppure vi affidate a un rivenditore che magari vi dà dei consigli ottimi su come più o meno gestire i vostri chilometri. Alla fine non sarete voi che comandate, ma sarà la batteria che comanderà i vostri giri. Questo magari è un punto negativo della e-bike. Esiste, per tutto il divertimento che c'è di dietro, lo accettiamo, Un po' di sole che così mi scaldo. Volevo fare un asterisco sulle batterie. Cioè, il comprare la batteria grande non vuol dire che dopo avete la paura che si rompe perché non riesco mai a scaricarla, oppure si rompe perché la lascio per una settimana o due che non riesco a ricaricarla. Cioè, non è quello che distrugge la batteria. È chiaro che se la lasciate per lunghi periodi al freddo, oppure completamente scarica, oppure completamente carica, quello non gli fa bene. Però magari qui tra di voi c'è qualche esperto in batterie che può scrivere nei commenti qualcosa, appunto, per cercare di migliorare sempre di più la longevità di queste batterie. Grazie. Quindi con questo rapido video vi voglio solo far capire che ci possono essere tanti punti che vanno a influenzare questa batteria, ma magari quando avete comprato la vostra e-bike e avete sicuramente provato almeno una volta, magari nelle vicinanze di casa, a rimanere completamente senza batteria, potete avere un'idea più o meno del chilometraggio che riuscite a fare. È un consiglio solo che vi do, è l'unica soluzione che ognuno di noi ha per trovare davvero i limiti, secondo me, della vostra batteria. Poi vi ripeto, l'unico consiglio che vi do è prendetela grande. Poi magari i puristi che dicono no, ma non serve, oppure ce ne vuole una piccola perché sennò è più peso, ci sta, non ho detto che è assolutamente vietato. Consiglio alla gente che magari è neofita o a chi magari vuole cambiare e-bike e vuole fare giri più lunghi, di prendere una batteria più capiente. L'unica cosa che vi posso consigliare io. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao ciao ciao, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao 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 ciao.